io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi parlerò di questo drone della Eachine modello 520S. Si tratta di un drone economico perché costa meno di 100 euro ed è il drone più buono con il prezzo più basso che abbia visto finora online. Infatti ha il GPS, ha una telecamera 4K però non stabilizzata, quindi ne risente un pochettino dei movimenti, ed avendo il GPS ovviamente è ricco di tutte quelle funzioni che caratterizzano i droni dotati di GPS, quindi il ritorno a casa, la stabilizzazione, infatti rimane perfettamente fermo a fluttuare in aria nel punto in cui lo lasciamo e nel caso di bisogno ritorna esattamente nel punto da cui è decollato. Un piccolo drone economico adatto sia a chi vuole imparare ad utilizzarlo e avere tutte le caratteristiche che hanno i droni di qualità superiore, togliendo ovviamente la qualità della ripresa, togliendo qualche altro particolare, ma stiamo spendendo meno di 100 euro, a differenza per esempio di un DJI che è ricco di funzioni, che ha una fotocamera stabilizzata, che riprende con una qualità video davvero altissima, però costa circa 4 volte tanto. Quindi se volete imparare ad utilizzare un drone, state cercando un drone che non sia esattamente un giocattolo, ma che vi permette di raggiungere altezze di tutto il rispetto e delle distanze altrettanto abbondanti, allora questo drone sicuramente può fare per voi. Dotato di radiocomando al quale si può collegare ovviamente il telefonino e che ci permette di vedere quindi dal display del telefono tutto ciò che viene ripreso dalla telecamera. Funziona con una scheda SD che viene inserita nella parte bassa e una volta collegata al computer avremo delle riprese in alta risoluzione. Adesso vedremo alcune riprese che ho fatto in questo mese di utilizzo. Iniziamo! Ma prima di passare alle riprese dei video, guardiamo la confezione con il quale viene venduto. Si tratta di una scatola con delle illustrazioni e alcune informazioni riportate sulla parte bassa. Quindi ci informa che è un drone dotato di GPS, ha il tasto per il ritorno a casa, la modalità di pilotaggio senza testa, quindi headless, la funzione di controllo dell'altezza, una fotocamera in HD e il controllo della velocità. All'interno della confezione troviamo il radiocomando con queste due antenne che si aprono in questo modo, 4 paraeliche, e il drone in questione che si apre semplicemente ribaltando queste braccia e in questo modo accendendolo è già pronto per volare. Per poter fare l'associazione tra radiocomando e drone bisogna prima accendere il radiocomando, emetterà un beep, all'accensione del drone emetterà altri beep che ci conferma l'associazione. In questo modo sono già associati. Adesso non resta altro che ricercare la rete wifi generata dal drone e quindi connettere il telefonino al drone. Una volta generata la rete wifi, quindi basterà cliccare sopra per connettersi. Quindi apriamo l'applicazione e già in questo modo è connesso e ci consente di vedere sul display del nostro telefono ciò che la fotocamera riprende. Come vedete in questo caso già la risoluzione rispetto a quello che vi ho fatto vedere un po' di tempo fa è molto più elevata. Purtroppo la fotocamera è possibile orientarla solamente manualmente in questo modo, quindi orientarla in alto oppure in basso, con un'angolazione di circa 45 gradi per quanto riguarda l'inquadratura verso il basso, e possiamo sollevarla inquadrando anche leggermente in alto, però purtroppo con un'inquadratura che non sia rivolta verso il basso. Durante il volo si riprendono pure le eliche. Può essere una cosa piacevole o meno, però sinceramente in base al tipo di inquadratura potrebbe essere rovinata. Devo ammettere che alcuni video fatti con la ripresa delle eliche comunque non mi dispiacevano, sinceramente mi ricordavano un po' le riprese dei voli fatti in aereo. Guardiamo pure l'applicazione. Sulla parte in alto a sinistra ci dà l'altitudine e la distanza a cui si trova il drone rispetto a noi, informazioni sulla velocità ed informazioni sui satelliti che aggancia con il GPS. In questo momento non si sta collegando perché siamo all'interno. Il livello di carica della batteria, questa è la potenza del segnale, questa invece è un ingranaggio che ci dà la possibilità di entrare in alcune impostazioni per quanto riguarda il tipo di comando, quindi modo 1, modo 2 eccetera, la possibilità di interagire sulle varie altezze, il tipo di mappa che possiamo vedere, quindi standard, ibrida eccetera, e poi alcune impostazioni che riguardano la fotocamera, quindi se vedere sul telefonino l'anteprima in HD oppure in Full HD, oppure se capovolgere l'inquadratura. Questa è la mappa che appare sull'angolo in alto a destra, è possibile cliccare su di essa per invertire il tipo di inquadratura, quindi possiamo avere la visualizzazione della mappa per intero sul telefonino e vedere in questo riquadro ciò che viene ripreso, oppure viceversa invertire il tipo di inquadratura. Potremmo anche comandare il drone tramite questi joystick virtuali, però non ve lo consiglio assolutamente perché non è molto pratico. Questa invece è una funzione che ci permette di far fare alcune acrobazie al drone, sinceramente non le ho neanche provate perché queste cose non mi piacciono. Questo è il comando per l'atterraggio, il comando per il decollo, questo è il comando che divide lo schermo, ci dà la possibilità di vedere
vedere in modalità VR, e questa è la galleria di tutto ciò che è stato ripreso. Questa è quella che attualmente è l'unica foto che è rimasta salvata sul telefonino. Questi sono i video che sono stati scaricati tramite wifi sul telefonino, e questi invece sono i video presenti sulla memory card. Tramite questi comandi possiamo scattare fotografie oppure registrare video, e tramite questo tasto torniamo nel menu principale che ci dà la possibilità di scegliere fra tutti i vari doni del marchio Eachin. Sono davvero tanti, più o meno complessi, e il nostro è il 520S, che si distingue dal 520 per il tipo di risoluzione della fotocamera. Quindi si clicca su GoFly e ci chiede se il drone è già stato calibrato. Gli diciamo di no e ci chiede di ruotare il drone in senso orario finché sul display non appare la conferma della calibrazione per quanto riguarda questo tipo di rotazione. Al beep cambia tipo di rotazione e ci chiede di farlo ruotare in questo modo. Ok, adesso è calibrato. Continua a fare la ricerca del segnale GPS, però qua non prende bene, quindi non si aggancerà a nessun satellite. E adesso guardiamo da vicino il telecomando. Spendo il drone per evitare di dare qualche comando sbagliato e farlo decollare qua all'interno del laboratorio. Allora, questi sono i joystick. In modalità 2 abbiamo la possibilità di fare sollevare il drone, farlo abbassare, farlo ruotare su se stesso a destra e a sinistra, farlo andare avanti e indietro, oppure farlo spostare a sinistra o a destra. Questi comandi servono per la calibrazione, la guida senza testa, farlo tornare a casa, il decollo, atterraggio, l'accensione e lo spegnimento. Il tasto stop, che va utilizzato in caso di emergenza, spegne il drone e lo fa precipitare nel caso in cui dovesse esserci un pericolo qualunque. Questo è il tasto per poter scattare video, questo è il tasto per poter scattare fotografie. Con questo invece cambiamo tipo di velocità. Alla prima pressione sentiremo un beep che ci conferma che il drone sta volando alla velocità più bassa. Premendolo nuovamente emetterà 2 beep che ci conferma che il drone avrà una velocità media. Premendolo nuovamente emetterà 3 beep che sarà la velocità massima. Sulla parte posteriore abbiamo l'alloggiamento per il telefonino, però pur essendo molto capiente, come vedete c'è il rischio che si stacchi. Se avessero fatto un solco, qualcosa che lo tenesse fermo, sarebbe stato meglio. Infatti mi è capitato un paio di volte che mi si sia sfilato, e tra l'altro se si sfila chiudendosi casca il telefono per terra. Quindi mi sono stampato in 3D questo aggeggio che mi permette di utilizzare i telefonini anche di dimensioni più grandi, quindi posso tranquillamente montare adesso anche telefonini più grandi posizionandoli qua sopra. All'interno del telecomando ci vanno 4 batterie di tipo stilo che si inseriscono all'interno di questo sportellino una volta svitata questa vite, e l'ho utilizzato già tantissime volte e ancora ho 3 TAC su 4, quindi comunque hanno un'autonomia molto elevata. Invece per quanto riguarda il drone, la batteria va posizionata nella parte posteriore, richiede circa un paio di ore di ricarica, e sono riuscito a volare addirittura per 20 minuti, però senza esagerare con il volo, quindi facendo un volo rilassato. Sono riuscito a spingermi fino a quasi 20 minuti, se ricordo bene erano 18 minuti. Queste sono le 2 antenne e questo è l'ingresso per la scheda micro SD, sulla quale vengono registrati i video e le foto, e poi per poterle scaricare bisogna collegarla direttamente al computer. Potete utilizzare schede micro SD con un massimo di 32 GB di capacità. Il peso è inferiore a 250 grammi, quindi è possibile pilotarlo anche senza patente. Sulla parte frontale non abbiamo dei sensori, anche se ricordano i sensori del DJI. Invece in realtà si tratta di 2 LED e sono molto utili perché anche sulla parte bassa ci sono 2 LED di colore blu. Quindi durante il volo, anche di notte, riusciamo a distinguere qual è la parte frontale e la parte posteriore, riuscendo ad orientarlo correttamente per il volo. La superficie è soft touch, piacevole al tocco, attualmente un po' maltrattata perché l'ho fatto volare davvero tantissimo e devo essere sincero, non mi ha mai dato nessun problema. Forse ogni tanto quando mi allontanavo parecchio è capitato che il video, quindi l'anteprima sul telefonino, non fosse fluidissima, però non ha mai perso il segnale, pure perché l'altezza massima che ho raggiunto è stata 80 metri, quindi riesce tranquillamente a mantenere il segnale in modo fluido. E adesso possiamo davvero vedere i video registrati durante il volo, sia i video ripresi dalla fotocamera incorporata sul drone, che i video che ho fatto riprendendo il drone durante il suo volo. E queste sono le riprese effettuate con la videocamera integrata sul drone. Dovrebbe avere una risoluzione di 4K, anche se obiettivamente non si apprezza tantissimo. Quel puntino che avete visto in basso a destra ero io da una distanza di circa 80 metri. Come potete vedere ci sono un po' di sobbalzi e la qualità non è il massimo, ma per una cifra così bassa sinceramente queste riprese non le offre nessun drone. Questo invece è un test di reattività ai comandi del drone durante il volo e obiettivamente risponde molto bene e reagisce rapidamente.
E adesso facciamo un volo sul letto di un fiume, che mi sembrava molto più affascinante visto dall'altezza umana, però una volta alzatomi in volo sinceramente sono rimasto un po' deluso. Anche in questo caso, come vedete, ci sono parecchi sobbalzi, purtroppo non essendo stabilizzato quando si alza, come in questo caso a 80 metri di altezza, purtroppo il vento influisce e quindi si vedono questi movimenti così scattosi, anche se adesso la riproduzione è accelerata a 6x, però comunque i movimenti si percepiscono perfettamente e non sono sicuramente gradevoli. E adesso godiamoci un po' di volo notturno. Come vedete le luci blu ci permettono di individuare perfettamente la posizione del drone. Adesso facciamo una prova di spostamento e proverò a fermarmi vicino ad un ostacolo. Il drone reagisce perfettamente, quindi mi alzo in volo per eseguire alcune riprese notturne. La prima ripresa che mi viene in mente è quella del decollo in retromarcia. Mi piace tantissimo questo tipo di ripresa e durante questo video l'avete visto già diverse volte. Adesso vediamo pure qualche ripresa panoramica notturna. Vediamo come si comporta riprendendo con scarsa visibilità. Come vedete il panorama è sicuramente gradevole, però la fotocamera e la videocamera non hanno sicuramente una luminosità molto brillante. Ci permette comunque di usufruire, come ho detto poco fa, di video che non riusciremmo a ottenere sicuramente con droni più economici. Mi sono reso conto che questo drone, pur non avendo una qualità eccellente, sicuramente ci offre la possibilità di fare delle riprese che siano davvero piacevoli, sia da condividere sui social che anche da conservare come ricordo. Queste altre riprese di volo sono state fatte invece in una giornata molto ventosa. Guardate come si muovono gli alberi e le piante in generale, e ho voluto testare la sua capacità di rimanere stabilizzato grazie al GPS. Effettivamente sta lottando, si vede che fatica, però rimane comunque stabile in un unico punto, non si muove letteralmente nonostante le folate di vento molto accentuate. Quindi ho deciso di fare un volo e allontanarmi anche con questo vento. E le riprese che ho effettuato sono quelle che avete visto poco fa sopra l'Uliveto, ma la storia cambia completamente quando il vento cala. Guardate come rimane stabile, perfettamente immobile sopra di me quando non c'è vento. Altro decollo e retromarcia, in basso a destra vedete la mia ripresa mentre l'inquadratura si allontana. Ma guardate questo piccolo puntino, è il drone che si allontana sempre di più. Devo ammettere che il drone comunque vola con molta stabilità. Adesso è arrivato il momento comunque di rientrare alla base, quindi lo faccio atterrare sul tetto della mia macchina proprio davanti al treppiedi che ha ripreso il suo volo. E allora ragazzi, quindi cosa dire di questo drone? Come avete visto vola bene, è stabilizzato, si alza in volo con un'altezza di tutto il rispetto, arriva abbastanza lontano e ci permette di ottenere delle riprese che, anche se non sono stabilizzate, per un utilizzo amatoriale, quindi condivisione sui social o un semplice ricordo di una nostra vacanza, vanno più che bene. Quello che mi è piaciuto tantissimo è il fatto che sia perfettamente stabilizzato, quindi una volta lasciati i comandi il drone si ferma nel punto esatto in cui si trova, e che ci consenta di imparare l'utilizzo di un drone avendo i comandi veri di un drone che costa molto di più, e ci permette eventualmente di fare un passo successivo comprando un drone di qualità superiore. Quindi questo diciamo che è un drone scuola che ci permette di imparare, ma può essere anche un drone che chi ha già dei droni di buona qualità vuole affiancare alla propria flotta per ampliarla o comunque per utilizzarla in quei punti dove è meglio utilizzare un drone che non costa tanto. Detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo che vi lascerò il link per poterlo acquistare, vi ricordo anche di iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se vi è piaciuto o l'avete ritenuto utile, cliccate sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!